Siamo con Carlo Manfra, vincitore dell'LLDS di Pescara, appena conclusosi. Carlo, che deck hai giocato? Dunque ho deciso di portare Eroe Mascherato perché insomma dovevo decidere che deck portare per questo evento e avendo già la base di questo mazzo, dovendo comprare solo degli strike, ho deciso di portarlo perché era la scelta sia più economica, sia più, diciamo, meno aspettata dai miei avversari, che si sono trovati un po' spiazzati di fronte a certe scelte. Hai giocato la versione pura o Tzolk'in? No, no, versione pura. E andiamo alla deck profile. Ok, dunque per cominciare c'è il reparto Hero con 3 Shadow Mist, 2 Bubbleman e non 3, perché ho visto che comunque come vedete dopo, giocando 3 emergenza si addono facilmente, poi con 3 rischi di briccare troppo. E al posto del terzo Bubbleman gioco questa carta che alcuni giocatori non giocano perché ritengono inutile, ma per me è molto utile per svariati motivi, quali essere prima di tutto forte sotto Vanity, perché tu giri Vanity evochi il 1009 e è difficile che te lo buttano giù a meno che non c'hanno l'auto Vanity. E poi vabbè, restabile di Emerald e così via. Poi abbiamo 2 Goblinberg e 2 Monk. Per arrivare a Shadow Mist. Sì, che si spiegano da soli, c'è bisogno di aggiungo altro. Passando alle magie. Le magie abbiamo 3 Hero Leaves, si spiegano da sole, così come 3 maschere, 3 Instant Fusion grossissime, soprattutto top deck o comunque per fare la combo Dark Claw Rafflesia sono essenziali, rende forti. Infatti probabilmente purtroppo per fortuna secondo me le toccano, mettono a 1. Poi vabbè, la classica rota, 3 emergenza perché sono veramente grosse, ti aggiustano le giocate con sia Shadow Mist quando c'hai la Mass Change, sia Bubbleman Perfect Seeds, cioè veramente fortissime, anche se una di solito la toglievo con side perché non sapevo che togliere. Poi vabbè, 2 Twin Twister per togliere le cose fastidiose, 2 lance per parare Dark Claw e comunque per bittare i mostri quando purtroppo Dark Claw ha 4 d'attacco, quindi sono molto versatili sia per magie e trappole sia in battaglia quando ti calano un mostro più grosso. Upstart perché sì, cambio di maschera perché è un più 1, postare della Carica di maschera. sì, e vabbè, carica di maschera in spagnolo. e, rigorosamente presa dal market per risparmiare. Comunque, Primo piano sulla povertà della carga di maschera. che comunque è grossissima, povera non povera, un più 1 e ti aggiusta le giocate come altre carte. Che si spiega da sola. Book of Moon, carta magari non molto giocata, però veramente grossa per pararti i mostri, comunque cioè molto versatile, cioè per dirti ti fanno Shadow Fusion, carta non giocatissima, però tu li giri i book e rimangono senza parole. Poi passando alle trappole abbiamo il reparto Solenni, insomma veramente forte. Purtroppo devo dire che per chi non ce l'ha è una cavolo di mancanza, cioè raga, comprateli se volete giocare sto mazzo perché danno veramente uno sprint incredibile. Reparto buchi che come vedete dopo gioco Rafflesia e sono molto utili. Vabbè, Treacherous la più giocata senza che la spiego. Bottomless sta 1, se sta 1 sarà un motivo. Test Space non molti se l'aspettavano, ma è veramente forte perché comunque per togliere Dark Claw molto spesso, se non sempre, devi ricorrere all'extra e quindi tu fai Rafflesia, loro magari vedono che c'è una trappola al cimitero, non puoi fare Treacherous, puoi fare Bottomless e invece no, Test Space. Quindi cioè, magari non è essenziale, però provatela perché io mi sono trovato veramente bene, non l'ho mai tolta, manco del post side, veramente forte. Doppio gol per fare la combo Shadow Mist e Vanity che ci ho vinto l'ultimo game della finale, cioè si spiega da sola. Passiamo all'extra deck. Va bene, allora di extra gioco vabbè 2 Dark Claw perché bastano, adesso il cuore del mazzo, veramente l'odio di tutti i giocatori che giocano meta.
Anche perché è grossissimo, ci ho vinto la finale, cioè veramente ti fa TK'are, ti fa attacca diretto, veramente versatile, poi un 2-8, sotto massa, cioè se fai lancia a un mostro avversario è come se fosse tecnicamente un 3-5, veramente un 3, sì, un 3-5, veramente grosso. Poi vabbè Acid si spiega da solo con Bubbleman. Koga, altra carta che molti non giocando Neosalius non possono giocare, e veramente vi dico a chi non la gioca di provarla perché è veramente versatile, cioè, molti non sanno manco l'effetto, cioè, si spiega da sola se la leggete, diventa a volte un 4000, poi c'ha l'effetto quick, puoi fare delle cose veramente assurde. Poi vabbè Norden, lo sapete, è forte, sta 1 e ci sarà un motivo, dovrebbe essere pure bannata la prossima Banned. Carbonara, altra carta che non tutti giocano, è veramente grossa soprattutto per fare Excalibur. Poi ci sono state volte addirittura in cui facevo Instant Fusion, siccome avevo Mano Brick ero costretto a evocare lui che in end mi moriva, al turno dopo attivavo un'altra instant che avevo pescato insieme alla precedente, e con cui fare Norden che evoca Carbonara e poi mi evocava un Xyz qualsiasi in base alla situazione, veramente versatile e buono. Poi di Xyz, vabbè, Rafflesia si spiega da sola, la partenza più forte di questo mazzo è Dark Claw Rafflesia 7 o 2 per dire, o 3 se ci riuscite, toglie qualsiasi cosa, è veramente grossa. Dai gusto, vabbè, lo sapete, dai gusto, questo mazzo è ancora più forte perché ci rievochi pure Nosalius, ci fai le combo. Direwolf, magari non so, questa forse non tutti la giocano, ma pure la consiglio perché toglie qualsiasi pericolo, cioè al game finale ci ho tolto un pachicevolo settato per dire, perché mi avevano attaccato, faccio book, lo metto coperto e poi con Direwolf lo tolgo senza problemi, non stando in gamba questi due mostri di special. 101, ero indeciso questa se giocarla, però alla fine ho optato per farlo perché è fortissimo, è acqua, prendere un mostro avversario sotto con Vanity ci vinci, cioè per questo motivo qua. Poi c'è Excalibur che è fortissimo perché toglie i mostri grossi, non avendo S39 ho dovuto giocarlo per forza. Questo in realtà non l'ho mai calato, però vabbè, magari può essere forte, provatelo. Caster si spiega solo, così come Dweller. Side deck? Ok, dunque per il side deck ho giocato Mono Gamecel 100%. perché ne avevo uno in realtà e quindi non potevo giocarne di più, ma in fin dei conti, cioè, l'unica volta che l'ho calato l'hanno usato per Faxiz, quindi era un Blue Eyes e ho detto vabbè, se diamo di Gamecel magari mi cala un 38 o cose del genere, invece ho dovuto fare su un'alternative per avere mano vuota. Questo mazzo devo dire che non è il massimo Gamecel, non lo so, magari sono sfigato io, però poi ho messo Flying G, non ho calato, cioè non ho proprio considerato questo torneo perché non ho affrontato BA. Max C sono grossissimi, vabbè, sta semilitato, se semilitato c'era un motivo veramente forte. Terzo di Twister per vari, ovviamente i soliti motivi, delle counter, delle zone pendolo, eccetera eccetera. Doppio buco nero, principalmente perché non avevo gli altri Magel, però è stata veramente una salvezza perché mi ha tolto qualsiasi cosa, veramente grossa. System Down per Cosmo che comunque non ho beccato e quindi non li ho messi. Royal Decree per i mazzi che giocano parecchie trappole però non ho incontrati, quindi neanche l'ho messe, e queste sono veramente grosse contro i mazzi pentoli, ma lo sapete penso. Carlo, ancora complimenti per la vittoria di questo LLDS. Grazie. Speriamo di rivederti un'altra profile nell'eventuale finale nazionale e noi in caso ci rivediamo sul canale di Saghi the Clown. Buona serata. Buona serata.